Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale, sono Alessandro Davide. Oggi vi propongo un collage di 2 o 3 video che avevo già fatto in passato. Li ho ottimizzati così da rendere l'esperienza migliore e spiegarvi meglio come risolvere il problema della lavatrice quando non gira il cesto. Vi ricordo per cortesia di cliccare mi piace e iscrivervi al canale così da darmi la possibilità di realizzare nuovi video. Il problema del cesto che non gira può essere dipeso da diversi fattori, ma quelli più comuni possono essere o le spazzole del motore consumate o la cinghia spezzata. In questo video vedrete come smontare i modelli più vecchi di lavatrici, ma anche quelli più recenti con dietro il pannellino di acciaio o di plastica per accedere al motore. In questa fase del video abbiamo una lavatrice di tipo vecchio, quindi non ha il pannellino dietro per accedere ai componenti. Se trovate la cinghia ancora nella sua posizione, è molto probabile che il problema sia dipeso dal fatto che ci siano le spazzole consumate del motore. Ma se siete più sfortunati è anche possibile che la vostra lavatrice non abbia le spazzole, ma bensì una scheda inverter che gestisce il motore. Ma in quel caso sarebbe più opportuno fare una diagnosi tramite la scheda elettronica per verificarne l'allarme. Con una chiave dell'8 svitiamo le viti che fissano il motore alla vasca. Colgo l'occasione per ricordarvi che i pezzi di ricambio utilizzati in tutti i miei video li trovate qui in basso sotto nel primo commento, quindi vi basterà cliccare su commenti, il primo commento in alto è il mio e lì ci saranno i link diretti per visualizzare i ricambi che poi deciderete se comprare o meno. Il motore che sta smontando il tecnico in questo caso è sprovvisto di spazzole, quindi è molto probabile che il problema sia dipeso dal fatto che la scheda inverter sia guasta. Adesso verifichiamo quest'altro motore. Su alcuni modelli è possibile che ci siano altre 2 viti nascoste dietro nella parte posteriore del motore. Ok, questo è un motore con le spazzole, quindi con una chiave a croce svitiamo le viti che fissano le spazzole sulla scocca del motore. Come si può vedere, qui in questo caso le spazzole sono completamente a zero, ma il problema ci potrebbe essere lo stesso anche se le spazzole non fossero completamente consumate. Con un panno pulito e asciutto puliamo il rotore del motore eseguendo questa operazione che vedete in video. A questo punto possiamo montare le spazzole nuove. Ricordiamoci di sbloccare il carboncino all'interno spezzando il pezzettino di plastica che lo blocca.
Su alcuni modelli di spazzola è possibile puntare le viti ancora prima di montarle sul motore, così da facilitarci il lavoro. Una volta trovata la posizione giusta della spazzola, non vi resta che stringere le viti per fissare le spazzole al motore. Se per errore avete comprato delle spazzole sbagliate e non riuscite a montarle, sappiate che è possibile aprirla per recuperare la parte che vi serve al suo interno. A questo punto possiamo ricollegare i fastum che alimentano le spazzole, assicurandoci che siano saldamente collegati. E nel caso ce ne sia bisogno potete anche stringerli un pochino con la pinza. Allora, vi risparmio il rimontaggio del motore e vi faccio vedere direttamente come si rimonta una cinghia. È molto semplice, basta puntarla e far ruotare la puleggia. Vedete, è molto semplice, la puntate e con un po' di forza fate girare la puleggia.